tutti amici del web e benvenuti nel mio canale Donne in 500. Il mio canale non è soltanto qui su YouTube, ho anche una pagina Instagram e un sito internet www.donnin500.it nel quale condividerò le varie fasi del restauro della mia 500. La 500 nasce nel 1957 e arriva fino ai giorni d'oggi. Naturalmente adesso siamo nel 2019, c'è la nuova 500, altrettanto bella, ma per chi è appassionato di Fiat 500 d'epoca, con i miei tutorial avrete a disposizione delle piccole guide per poter restaurare la vostra 500 d'epoca. Chi ha intenzione di acquistare una Fiat 500 d'epoca, quindi un'auto storica, come tutte le auto storiche naturalmente deve essere attento ad alcuni particolari. Le 500 per strada potrebbero sembrarvi tutte uguali, ma in effetti ci sono diverse tipologie, diversi modelli. Anch'io non ero a conoscenza delle varie tipologie di 500 esistenti, pertanto ho cercato su internet e tramite ricerche naturalmente riusciamo a capire qualche differenza, ma io stessa avrei preferito naturalmente trovare qualche mini guida o qualche tutorial per cercare di restaurare quanto più possibile da me stessa, quindi con un bel fai da te, la mia 500, ma in effetti sul web si trova veramente ben poco. Essendoci ben poco, ho avuto l'idea quindi di condividere con voi le varie fasi dello smontaggio della mia 500 e naturalmente fin dove potrò arrivare io stessa, e subito dopo condividere anche con voi la fase di restauro della carrozzeria, della parte elettrica, ma anche della parte meccanica. In questo caso la mia 500 è una 500L del 1969. La possiamo riconoscere perché la Fiat 500L, che è il modello successivo alle sue antenate, quindi la D, la F, ha un musetto differente, un fregio anteriore differente rispetto alle altre. La successiva alla Fiat 500L, che sarebbe la 500R, quindi la rinnovata, ha un fregio anteriore ulteriormente differente. In media, naturalmente io parlo in linee generali, la 500 ha un fregio differente per ogni modello. Quindi abbiamo per la sua antenata e quindi per il modello D e per il modello F abbiamo il fregio, quello classico con i baffi. Io ho stampato un esempio per farvi vedere qual era il fregio con i baffi. È questo qui. Successivamente nel 1968 è nato il modello lusso, quindi dal quale prende il nome 500L, che è questo modello qui, che ha il fregio rettangolare. Successivamente al modello L nasce la rinnovata, che sarebbe ulteriormente differente, quindi ha un altro fregio anteriore, che sarebbe questo qui, ma la differenza reale non è soltanto nel fregio, ma è a livello strutturale della parte anteriore dell'auto. Il musetto della Fiat 500 accoglie questo fregio, ma anche a livello di carrozzeria. Questo perché? Perché il fregio non è soltanto incollato sulla carrozzeria, ma è legato attraverso dei bulloni, quindi dei dadi. A seconda del modello cambia la tipologia di carrozzeria anteriore. Naturalmente nel tempo, essendo le nostre auto abbastanza anzianotte, abbiamo subito sicuramente qualche tamponamento o qualsiasi altra tipologia di danno a livello della carrozzeria, quindi diciamo che è praticamente impossibile o quasi raro trovare una 500 che non abbia subito un restauro e che non abbia subito magari qualsiasi tipologia di danno alla carrozzeria. Cosa succede? O meglio, cosa succedeva? Perché ad oggi succede veramente più raramente. Cosa succedeva? Che nel momento in cui un'auto aveva un incidente o un tamponamento veniva cambiata la parte anteriore dell'auto, quindi se io andavo a tamponare la macchina a livello frontale rispetto alla mia, subivo dei danni a livello della carrozzeria. La carrozzeria che veniva cambiata veniva montata, diciamo,
con un modello differente rispetto all'auto che si aveva. Quindi se io avevo una F, potevo montare la tipologia del musetto della L, o successivamente la R si ritrova il musetto della F, o ancora quello della L. Quindi diciamo che negli anni si è creato una sorta di mix di parti della 500. Non bisogna confondersi, in quanto il fregio anteriore ha una propria sede, è una propria casa all'interno del quale alloggia. Ora vi faccio vedere quali sono le differenze proprio a livello di carrozzeria. Prima cosa, prima di smontare il musetto anteriore, o meglio il fregio anteriore e tutto ciò che riguarda la parte anteriore della Fiat 500, io consiglio di utilizzare dei bei guantini. Io li ho preparati qui. Nel momento in cui apro il vano anteriore della mia auto troverò diverse sorpresine. Quindi avrò, prima di smontare il fregio anteriore tutto, avrò la ruota di scorta, il vano batteria e tutto ciò che potrebbe servirci, quindi la cassetta degli attrezzi, il triangolo, quindi tutto ciò che riguarda, diciamo, la nostra sicurezza. Alloggia qui nel vano anteriore. Per smontare il fregio anteriore, così come per smontare anche i fanali, e avremo bisogno anche di, per esempio, di smontare i tubolari paraurti o le lucciole o le luci, avremo bisogno quindi di andare a rimuovere qualcosa dall'interno del cofano anteriore per rendere agevoli tutte le nostre manovre. Pertanto, per prima cosa, potrò smontare la batteria. Per smontare la batteria abbiamo il vano suo predisposto, andrò ad estrarre così, una volta smontata smonterò la batteria e la appoggerò da qualche parte. Io ogni volta che vado a toccare delle parti che sono vicine a delle zone elettriche, quindi per esempio potrei andare a toccare qualche filo dei fanali oppure delle lucciole eccetera, io preferisco sempre smontare la batteria per comodità. Visto che comunque poi vi illustrerò come smontare completamente tutte le parti della nostra 500, mi anticipo il lavoro smontando la batteria. Successivamente dovremo andare a togliere la ruota di scorta. La ruota di scorta in effetti è legata attraverso una cinghia, che nel mio caso non c'era, però dal momento in cui ho deciso di restaurare la mia 500 l'ho semplicemente acquistata online in un negozio di ricambi. Andiamo quindi a sfilare la nostra ruota di scorta. Ecco perché vi consigliavo i guantini. Adesso dobbiamo smontare il fregio anteriore. Il fregio anteriore in questo caso, nel caso della mia 500L, ha un piccolo dado all'interno. Quindi nel momento in cui io lo voglio smontare non farò altro che smontare il piccolo dado e sfilare dalla carrozzeria il fregio anteriore attraverso l'utilizzo appunto della mia cassetta di attrezzi che è qui a portata di mano. Andrò a prendere la chiave idonea e inizierò a smontare il fregio anteriore con una chiave da 8. Una volta smontato il dado e la rondella che ci sono dall'interno della carrozzeria, come potete vedere, con una chiavetta da 8, è stato semplicissimo naturalmente, soprattutto per noi donne che non siamo abituate a fare questo genere di lavoro. Possiamo adesso sfilare il nostro fregio. Come potete vedere qui
c'è l'alloggiamento del fregio direttamente sulla carrozzeria, quindi il fregio non è soltanto appoggiato, ma ha proprio la sua casa, ha una sua forma sulla carrozzeria. Ecco perché intendevo prima che è molto importante nel momento in cui volete fare un restauro naturalmente pari all'originale, quindi riportare la vostra 500 alle origini, vi conviene naturalmente acquistare il pannello di carrozzeria che è proprio della vostra auto. Quindi se avete un modello L dovete acquistare la carrozzeria per un modello L, perché dovrete poi andare a rimettere il fregio anteriore di una 500L. Nel momento in cui voi ad una 500L state inserendo il pannello della carrozzeria di una 500F, state compiendo un sacrilegio. Io direi un sacrilegio perché sono una purista e amo le Fiat 500 così come uscite dalla fabbrica, quindi originali. Nel mio caso io sto effettuando un restauro proprio per cercare di riportare la mia auto all'origine. Questo colore per esempio non è originale. Sul mio sito www.donne500.it troverete la tabella colori delle Fiat 500 in base al periodo storico, quindi in base all'anno di produzione dell'auto ci sono delle colorazioni, ci sono in base al numero di telaio che trovate qui nel vano anteriore, qui in alto a sinistra. In base al numero di telaio troverete anche la colorazione della vostra auto o quelle che erano le possibili combinazioni di colore per la vostra auto, in base anche sia alla carrozzeria ma anche per gli interni. Quindi la colorazione della mia auto, che è una 500L del 1969, ha delle diverse combinazioni di colore di carrozzeria e di interni in base a quello che è stato prodotto in fabbrica. Quindi questo colore, che è un verde chiaro 363, facendo una ricerca è venuto fuori che questo colore non esisteva per la Fiat 500L, ma è stato sicuramente quindi verniciata da qualche proprietario precedente. E quindi hanno utilizzato il colore sempre di una Fiat 500 ma di un modello precedente, quindi di una D. Quindi controllate sul mio sito www.donne500.it troverete proprio la tabella colori e le combinazioni colore, carrozzeria e interni. Non dimenticate di conservare ed etichettare tutto ciò che smontate dalla macchina, specialmente se si tratta di viti, bulloni, che naturalmente poi sarà difficile andare a ritrovare. Invece in questo modo smontiamo, sigilliamo, etichettiamo e conserviamo.